Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play. Oggi trattiamo il rovescio ad una mano di Roger Federer. Il rovescio ad una mano in genere ha tre fasi: la fase di preparazione, la fase della caduta della testa a racchetta e di accelerazione e il finale del movimento. Iniziamo con la preparazione. Allora, come si vede qui, la mano non dominante sta sul cuore della racchetta. Vediamo dall'altra prospettiva. Guardate, la mano non dominante sta sul cuore della racchetta. Allora, da qui comincia la preparazione, una preparazione che uniturn, cioè significa che il tronco, le braccia e la racchetta vanno insieme indietro, quindi il tronco si ruota, le braccia e la racchetta vanno indietro. Guardate un po'. Allora, già dall'inizio della preparazione cosa abbiamo? Abbiamo il braccio non dominante piegato a un angolo di 50-60 gradi più o meno, quindi è molto più piegato di angolo retto. Il polso, come si vede qui, il polso dominante è flesso verso l'alto, così abbiamo molta più forza nell'eseguire il rovescio. Un'altra cosa importante è il peso del corpo che si è spostato sulla gamba non dominante, quindi la preparazione va fatta sempre sulla gamba non dominante. Vediamo dall'altra prospettiva. Quindi iniziamo, come abbiamo detto, la uniturn, le braccia tutte e due, la racchetta e il tronco si muovono insieme. Come si vede qui, anche qui il braccio non dominante si vede come è più piegato di angolo retto, quindi intorno ai 50-60 gradi. Il polso dominante, come si vede qui, è flesso verso l'alto. Il peso del corpo, come si vede, è spostato sulla gamba non dominante, quindi come abbiamo detto prima, la preparazione va fatta sulla gamba non dominante. Andiamo avanti. Allora, guardate un pochettino cosa abbiamo detto, che la preparazione va fatta sulla gamba non dominante. Guardate un po' come già le spalle, la linea delle spalle è più girata delle anche, quindi come vediamo anche dall'altra prospettiva si nota come le spalle sono più girate delle anche, le anche che sono più o meno perpendicolari alla rete. Continuiamo con la preparazione. Allora, guardate, la racchetta va portata indietro. Cosa abbiamo? Abbiamo la testa a racchetta alla fine della preparazione è molto in alto, è più in alto della testa nostra ed è indietro. Il mento che sta sopra la spalla, le anche che sono molto più girate, le spalle sono molto più girate rispetto alle anche, guardate come era prima e come adesso. Un'altra cosa importante è il gomito dominante che arriva molto più indietro rispetto al fianco, quindi è andato molto più indietro rispetto al fianco. Vediamo dall'altra prospettiva. Si vede bene come la testa della racchetta è al di sopra dell'altezza della testa nostra, la racchetta è indietro, la testa della racchetta più alta della testa è indietro. Si nota come le spalle, si vede qui come le spalle sono più girate delle anche. Questa è la fine della preparazione. Andiamo avanti con l'altra fase, la fase della caduta della testa a racchetta e la fase di accelerazione.
Guardate un pochettino, qui comincia la fase della caduta della testa in racchetta, il momento in cui, come si vede, come si vedrà, il braccio comincia una piccola rotazione all'interno che darà una spinta ulteriore alla racchetta nella fase di accelerazione. Guardate un po' come il braccio comincia a rotarsi mentre la testa in racchetta cade. Ok, vediamo dall'altra prospettiva. Da qua, come abbiamo detto, inizia la caduta della testa in racchetta con quella piccola rotazione all'interno, quasi una torsione più o meno del braccio dominante mentre la racchetta cade. Guardate come fa questa piccola rotazione, una cosa molto importante per il rovescio ad una mano. Da qua comincia l'allineamento delle spalle, quindi da questo momento in poi le spalle cominciano ad allinearsi alle anche. Vediamo un pochettino, guardate come le spalle sono meno girate rispetto a prima, rispetto alla fine della fase di preparazione, rispetto alle anche. Vediamo anche dall'altra prospettiva, guardate come le spalle cominciano ad allinearsi alle anche. Ok, guardate un po' adesso, la mano non dominante sta ancora sulla racchetta, quindi dopo questo momento subito si staccherà. Il polso, come si vede, sta ancora flesso verso l'alto, vedremo meglio dall'altra prospettiva. Le spalle un pochettino stanno ancora disallineate alle anche e da questo momento comincia la fase di accelerazione, quindi qui finisce la fase della caduta della racchetta e ovviamente anche la rotazione, quella piccola rotazione del braccio dominante. Guardate il polso, questo volevo farvi vedere, come il polso è flesso ancora verso l'alto. Guardate, si vede qui. Ok, da qui comincia la fase di accelerazione. Andiamo avanti, la mano non dominante si è già staccata e comincia la rotazione del braccio, quindi prima abbiamo fatto una rotazione interna, adesso comincia la rotazione esterna. Guardate qui, sempre prima dell'impatto con la palla, il braccio dominante si è esteso, il polso, come vedete qui, sta ancora verso l'alto, ancora flesso verso l'alto, e le spalle si sono allineate alle anche. Guardate come le spalle si sono allineate alle anche, con la racchetta ancora indietro. Guardate come con la racchetta indietro le spalle si sono allineate. Questo movimento del rovescio assomiglia, come abbiamo detto, sempre a un gesto di lanciare dal lato sinistro, dal lato non dominante, un oggetto da dietro in avanti. Quindi se voi eseguite un lancio di un oggetto dal lato non dominante, quindi se giocate con la mano destra eseguite il lancio dal lato sinistro e viceversa, questo assomiglia al lancio di un oggetto dal lato non dominante. Vediamo dall'altra prospettiva, guardate, iniziamo la fase di accelerazione, la mano
non dominante si è staccata dal cuore della racchetta. Guardate il braccio dominante esteso, la racchetta che è rimasta sempre indietro e le spalle, come si vede qui, le spalle sono allineate alle anche. Guardate anche il polso, si vede anche qui bene come è sempre flesso verso l'alto. Da qui la racchetta comincerà ad andare verso la palla, quindi in avanti. Guardate. Allora, nell'impatto con la palla, come si vede, il peso del corpo si è spostato quasi totalmente sulla gamba dominante. Il braccio non dominante invece rimane indietro e andrà man mano ancora più indietro. L'impatto con la palla si vede che è più o meno all'altezza delle anche. Dall'altra prospettiva, guardate, la racchetta comincia ad andare avanti grazie a quella rotazione verso l'esterno che è iniziata prima. Vedete qui come il peso del corpo sta sulla gamba dominante quasi totalmente, la gamba non dominante è scarica, il braccio sinistro, il braccio non dominante, comincia ad andare indietro. In questo colpo Roger Federer eseguisce un impatto sopra l'altezza delle anche. Da qui andiamo avanti. Guardate un po' una cosa molto importante, lo sguardo che rimarrà sull'impatto con la palla. La testa a racchetta, come si vede, è andata in avanti e anche verso l'alto, quindi obliquo verso l'alto, questo per dare il top spin e la profondità. Più va in avanti la testa a racchetta, più profondità abbiamo, e se va anche verso l'alto diamo profondità e top spin alla palla. Dall'altra prospettiva, guardate, lo sguardo rimane sull'impatto con la palla. La testa racchetta, come vedete qui, è andata sempre obliqua verso l'alto, quindi per dare sia profondità che top spin alla palla. La cosa particolare di Roger Federer è il no look, il cosiddetto no look, cioè rimanere con lo sguardo sull'impatto con la palla fino alla fine del movimento. Guardate qui, il braccio non dominante comincia ad andare ancora di più indietro, lo sguardo rimane sempre sull'impatto con la palla fino alla fine del movimento. Vediamo dall'altra prospettiva. Allora, il finale, guardate un po', nel finale la punta della racchetta è rivolta indietro, la racchetta è parallela al terreno, le spalle, come si vede, si sono girate ancora di più verso il lato dominante, quindi fanno un'altra piccola torsione al contrario rispetto a prima, rispetto alla fase di preparazione. Le anche che rimangono sempre ferme da quando abbiamo iniziato la fase di preparazione, rimangono sempre perpendicolari alla rete. Si nota come anche il braccio non dominante è andato molto più indietro rispetto a quando la mano non dominante si è staccata dal cuore della racchetta.
Allora, questa è stata la videoanalisi del rovescio di una mano di Roger Federer. Grazie per la vostra attenzione, vi aspetto al prossimo video. Buona vita e buon tennis a tutti. Ciao!